Bentornati a una vicenda esistenziale di un'artista crepata e dimenticata. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace e mandare questo video a vostra madre che lo manderà su WhatsApp alle altre madri. Se volete potete seguirmi anche su Instagram, vi lascio il link in descrizione. Non ci perdiamo in chiacchiere. Sigla! Sono Caterina Fassina e questo è Margine, un podcast che riporta in vita artisti rimasti nell'ombra. Émile Guy è un emigrato francese che vive a Santiago del Cile, dove ha aperto le prime librerie della città e anche una piccola casa editrice. All'inizio degli anni 60 dell'Ottocento, dei suoi amici emigrati anche loro gli presentano a Parigi una loro nipote, Maria Clotilde Aubert. I due si sposano a Parigi sempre nel 1865, non si sa se per amore o per semplice convenienza. Fatto sta che decidono di tornare a Santiago del Cile e ripartono quindi per il Sud America. A Santiago nascono i loro primi 4 figli e si trovano benissimo a vivere lì fino al 1972, quando in Cile scoppia una terribile epidemia di vaiolo e Marie rimane di nuovo incinta. Decidono quindi di riportare tutti i bambini in Francia prima che contraessero anche loro il vaiolo. Il 1 luglio del 1873, di martedì, nasce la piccola Alice Guy. Gli affari di Émile però si trovano in Cile e quindi riparte subito dopo la nascita della bambina e dopo pochi mesi anche Marie torna a Santiago lasciando i figli alla cura dei nonni che vivono in Svizzera. Alice rimarrà qui insieme ai suoi fratelli per 4 anni. Dopo questi 4 anni la madre tornerà per riportarli tutti in Sud America. Questa bambina in realtà viene proprio sballottata per mezzo globo terracqueo perché appena compie 6 anni il padre la iscrive a un collegio cattolico in Francia e quindi ritorna in Europa insieme a sua sorella Louise. Vivono in questo convento di suore. Émile però muore nel 1891 e Alice inizia a lavorare per aiutare sua madre. Studia per diventare stenografa e viene assunta in una fabbrica di vernici finché nel 1894 Monsieur Richard la assume come segretaria per la Comptoir Général de la Photographie, credo si dica, una compagnia che si occupa di fornire materiale per la fotografia. L'anno successivo Monsieur Richard vende la compagnia a 4 uomini, tra cui Gustave Eiffel e Léon Gaumont, che in realtà già lavorava nella compagnia, quindi conosceva Alice e continua a lavorare a stretto contatto con lui. Il nome della società cambia e diventa Gaumont ed essendo Alice proprio la segretaria del proprietario incontra moltissimi registi che debuttano nel cinema, che è un mondo completamente nuovo, a cui appunto questi registi servivano i materiali che fabbricava la Gaumont, tra cui i fratelli Lumière. Infatti i fratelli Lumière la invitano alla prima proiezione pubblica di un loro corto il 22 marzo del 1895. Questo film riprende gli operai della fabbrica dei fratelli Lumière mentre escono a giornata conclusa. Questo film ispira moltissimo Alice, che chiede a Gaumont il permesso di usare un po' di pellicola per girare un film tutto suo. Alice vorrebbe evolvere il cinema dei Lumière, che in quel momento girano filmati per lo più documentaristici, non sono narrativi. Loro registrano con la macchina da presa delle scene di vita quotidiana, mentre Alice vuole provare a raccontare una storia. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas. Ed è così che nel 1896 gira La Fée aux Choux, che racconta dei bambini che nascono sotto i cavoli. Oggi si intitola L'ostetrica di prima classe, la trovate su YouTube. Alice si ispira a una fiaba europea secondo cui i maschi nascono sotto i cavoli mentre le figlie femmine sotto i roseti. Nel film si vede una fata, quella che dovrebbe essere una fata, che raccoglie bambini maschi da alcune piante di cavoli. Dura 1 minuto e 10 secondi e fa di Alice la prima regista donna, ma anche l'unica per almeno 10 anni. Gira tantissimi film, gira con le ballerine di Parigi. I 2 più famosi sono Le Bolero e Tango, entrambi del 1905.
Non filma tra l'altro solo a Parigi, va in Spagna per girare La Malagueña et le Torero, il Torero, che è un film a colori, cioè o meglio, la pellicola viene dipinta a mano in post-produzione. Nel 1906 gira Vita di Cristo, che è considerato il primo colossal della storia del cinema perché ha il budget più alto della storia del cinema fino a quel momento e assume 300 comparse, registrando con il sistema del cronofono, che permetteva di registrare anche i suoni. I film sono muti in quel momento, vi ricordo. Il cronografo è il primo mezzo che permette di registrare anche i suoni con un sistema complicato che non sto qui a spiegarvi. Si tratta di un metodo molto primordiale di registrazione dei suoni. I film di Alice toccano anche temi legati al femminismo. Lei cerca di ribaltare i ruoli di genere. Nel cortometraggio La signora e le sue voglie del 1906 vediamo una donna incinta che passeggia con il marito. Lei inizia a rubare oggetti, chiede una pipa, un lecca-lecca, che sono tutti oggetti allusivi alla forma fallica. E poi cosa ci fa con questi oggetti? Se li mette in bocca, li mangia, insomma, vabbè, diciamo che lascia poco spazio alla fantasia, ok? Ed è un film particolarmente provocatorio per l'epoca. E negli stessi anni gira Le conseguenze del femminismo, che è divertentissimo, dovete guardarlo, lo trovate su YouTube, è divertentissimo. Inverte i ruoli di genere, cioè gli uomini fanno le donne, si prendono cura dei bambini e parlano tra di loro al parco, eccetera. E invece le donne fanno gli uomini, quindi fanno catcalling, escludono le donne dalle loro bevute, eccetera, eccetera. Nel 1906 a Parigi Alice incontra un regista franco-inglese, Herbert Blaché, che lavora come produttore esecutivo per Gaumont negli Stati Uniti. Alice lo sposa nel 1907, lascia il posto alla Gaumont, perché ormai è sposata, quindi non avrebbe potuto continuare a lavorare lì, e segue il marito negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto appunto espandere il mercato internazionale della Gaumont. Nel 1910 in New Jersey Alice dà alla luce la sua prima figlia, Simone, e le due fanno una vita suburbana tendenzialmente, no? Il marito lavora, lei si occupa della bambina, eccetera, eccetera. Però lei si annoia terribilmente e quindi decide di fondare una casa di produzione, la Solax. È la prima donna non solo a fare la regista, ma anche a essere a capo di un'intera casa di produzione. E nel 1912 decidono di ampliarsi. Alice fa costruire degli studi a Fort Lee, in New Jersey. Nello stesso anno, a giugno, partorisce Reginald, il secondogenito. Ormai i giorni da segretaria sono lontani e Alice lavora come direttrice artistica della Solax, facendo anche la regista di moltissimi film che produce la compagnia. Il suo motto è Be Natural e lo fa scrivere anche sull'entrata degli studi. Et j'avais mis dans mon studio des notes partout. Soyez naturel. C'est tout ce que je leur demandais. Cosa significa? Lei non sopporta la recitazione teatrale ed eccessivamente drammatica davanti alla macchina da presa. Pretende che gli attori si mostrino alla telecamera nel modo più naturale possibile, cioè rispetto al cinema muto dei primi tempi, dove gli attori cercano di ovviare al silenzio con smorfie forzate, atteggiamenti eccessivamente drammatici. Quella di Alice è un'innovazione che anticipa il cinema contemporaneo, che è molto più very demure, very mindful, diciamo. Lo stile dei film di Alice rimane invariato, è molto provocatorio, utilizza molto l'ironia, gira nel 1912 Uno stupido e i suoi soldi, con tutti interpreti afroamericani. Negli Stati Uniti della segregazione razziale, è il primo film con un cast di soli afroamericani. Ora però facciamo un attimo un passo indietro per parlare brevemente del cinema negli Stati Uniti. Se volete un video più dettagliato fatemelo sapere. Il cinema arriva negli Stati Uniti grazie a Thomas Edison e a William Kennedy Laurie Dickinson. Sviluppano il kinetoscopio e nel 1893 riescono a proiettare al Brooklyn Institute of Science and Technology un breve filmato intitolato Blacksmithing Scene. Il kinetoscopio proietta 46 fotogrammi al secondo, ma lo spettatore è singolo. La visione non è collettiva come nei nostri cinema contemporanei, ma neanche come lo era in Europa. I fratelli Lumière proiettavano i loro film, la visione non era singola.
Edison provvede a piazzare il kinetoscopio in giro per le metropoli statunitensi e nel giro di un anno arrivano anche sulla West Coast in California. Edison fa diventare il kinetoscopio una vera e propria attrazione. Lo spettatore inserisce un nichelino e può vedere 20 secondi di una registrazione che Edison aveva provveduto a far filmare ingaggiando principalmente artisti circensi come attori. L'idea è un po' la stessa dei canocchiali per i turisti nei punti panoramici, diciamo. Il cinema e il circo negli Stati Uniti sono intimamente collegati perché le prime proiezioni collettive, dette Nickelodeons, avvengono durante le fiere ambulanti, le stesse dove si trovavano i fenomeni da baraccone, per dire. È un periodo di sperimentazione aperta a pochi perché gli strumenti per registrare sono ancora molto costosi. In questo momento, lo stesso in cui Ellis inizia a girare i suoi film negli Stati Uniti, lo star system di Hollywood non esiste. Il cinema si fa a New York e Hollywood è una piccola città rurale, insignificante e lontanissima, circondata dal deserto, molto difficile arrivarci. E voi vi chiederete, e come nasce la Hollywood che conosciamo oggi? Edison fonda nel 1908 la Motion Picture Patents Company, la MPPC, che è una compagnia nota anche come Edison Trust, che tenta di monopolizzare il settore mettendo brevetti sulle attrezzature cinematografiche, tra cui il kinetoscopio. Edison fa causa a chiunque utilizzi le attrezzature della compagnia senza un regolare permesso. In questo modo lui riesce a controllare la concorrenza e la burocrazia per girare film è talmente tanto ostica che le barriere d'accesso si alzano e quindi la competizione stessa in realtà si abbassa. In parole povere, meno persone possono produrre film perché non si possono permettere la burocrazia per ottenere il permesso da Edison o i costi della causa che Edison avrebbe intentato contro di loro per aver usato le attrezzature senza permessi. Bisogna pagare una licenza alla MPPC, ad esempio, solamente per girare. E poi solamente i membri della MPPC possono distribuire i film nelle sale cinematografiche, che comunque non possono proiettare film che non siano autorizzati dalla stessa MPPC. Insomma, è un casino burocratico, è impossibile fare film. Per cui cosa succede? Che i registi e i produttori indipendenti decidono di trasferirsi lontano per sfuggire ai controlli della Edison Trust. La maggioranza di loro sceglie la California e si stabiliscono a Hollywood tutti i più grandi produttori delle case che conosciamo anche noi oggi, come la Universal, la Paramount, eccetera. Perché scelgono proprio la California? Perché il clima è perfetto per girare in esterno, abbassando quindi i costi di produzione e senza necessariamente girare in studio, diciamo. Perché questo a noi interessa? Perché Blaché, il marito di Ellis, la lascia nel 1918 per andare a lavorare proprio nella neonata Hollywood. È un anno orrendo il 1918 per Ellis perché a ottobre si ammala di spagnola e sopravvive per miracolo e in più c'ha anche i 2 figli a carico. Per cui in realtà l'anno successivo, nel 19, decide di raggiungere Blaché a Hollywood per continuare a lavorare insieme, ma i due vivono separati e lei gira il suo ultimo film proprio nel 1919 perché poi i debiti che ha contratto per la Solax la mangiano ed è costretta a dichiarare bancarotta e a vendere tutto, studi di Fort Lee compresi, per cui decide nel 1922, dopo il divorzio da Blaché, di tornare a Parigi e d'ora in poi Ellis non girerà più nessun film. Per mantenersi scrive alcune storie brevi con uno pseudonimo maschile e tiene conferenze sulle fiabe. In Francia riceve qualche onoreficenza negli anni 50, nel 55 il governo francese le conferisce la Legione d'Onore e nel 57 la Cineteca francese indice una cerimonia in suo onore, ma la stampa non ne parla. Ed è così che Ellis viene semplicemente dimenticata da tutti quanti. Torna negli Stati Uniti nel 1964 insieme a sua figlia Simone con l'obiettivo di recuperare le pellicole dei suoi film, però non ci riesce e muore il 24 marzo del 1968 a 94 anni in una casa di riposo anonima del New Jersey. Ellis ha scritto 114 sceneggiature e diretto 135 film. Nel 1976 sua figlia Simone pubblica la sua autobiografia che Ellis aveva iniziato a scrivere 36 anni prima e in questo modo, più qualche intervista video che abbiamo ancora,
si riesce ad avere una testimonianza diretta della sua vita, dato che la maggior parte del suo lavoro è stato perso. Alcuni accademici e storici del cinema hanno cercato di rintracciare le pellicole originali in giro per i garage dei suoi parenti sopravvissuti che vivono ancora negli Stati Uniti, però ovviamente non si è stati capaci di ricostruire tutto il corpus delle sue opere che lei invece racconta nella sua autobiografia. Addirittura alcuni suoi lavori sono stati attribuiti invece al suo ex marito. Tutti questi film e anche i documentari che la riguardano li trovate gratuitamente su YouTube, andateveli a vedere, fatevi un favore, sono divertentissimi. E Alice Guy sosteneva che il cinema fosse in realtà prettamente femminile, cioè che le donne avessero una marcia in più nella regia e nella scrittura delle sceneggiature rispetto agli uomini, perché erano più libere da vincoli sociali e più libere da aspettative, cioè nessuno si aspettava che le donne facessero qualcosa, quindi si sentivano, almeno lei, si sentiva molto più libera di esplorare e libera di sperimentare. Come sempre trovate in descrizione gli affiliate link con tutti i libri utilizzati, consultati per scrivere questa puntata se volete approfondire, e noi ci vediamo la settimana prossima con un'altra vicenda esistenziale di un'artista crepata e dimenticata. Tanti bacini sul nasino.